Prepara il pane perché facciamo una ricetta salvacena che si prepara facilmente, in pochi minuti, con pochi ingredienti e tutto in una pentola. Pollo e fagioli alla messicana. Se vuoi lo puoi fare anche senza pollo, ti do tutte le alternative. Facciamo tutto qui dentro. Va bene anche una bella padella. Prima cosa si prepara il pollo sempre nella stessa pentola. Per tagliare il pollo usa una piccola asse a parte che poi laverai subito. Ma senza pollo? E se uno non vuole usare il pollo può usare i peperoni, per esempio, tagliati a pezzettini grossi, oppure se vuoi delle proteine il tofu tagliato a pezzettini, infarinato, fatto nella stessa maniera. Queste sono delle fettine di petto di pollo che avevo in frigorifero, che le devo far fuori, e va bene anche la coscia di pollo a cubettini, petto di tacchino. Puoi farlo anche col maiale questa ricetta. Lo tagli a cubetti, a quadrettini o a fettine, come preferisci. Ci metto sopra un pochino di farina, senza sporcare altri piatti o ciotole, e lo mischio qui sul posto. Però se vuoi usare una ciotola, usa una ciotola. Un pezzettino di burro, perché il pollo sta bene con il burro, ma se vuoi puoi usare anche l'olio extravergine. Qualcuno ha detto pollo? È arrivata, E aggiungi il pollo. Fai caso a questa tecnica di cottura, perché ti potrebbe servire per molte altre ricette. Pezzettini di pollo così sottili cuociono veramente in un paio di minuti una volta che sono partiti, e non devi cuocerli di più, altrimenti diventeranno asciutti, è per quello che li cuocio a parte. Fuoco forte, mettici degli aromi, in questo caso ci mettiamo del rosmarino. Quando è rosolato gli metti mezzo bicchiere di vino bianco, di prosecco, qualcosa di secco. Va bene anche una birra chiara, un po' di sale. Vedi che non è ancora cotto perfettamente, gli diamo ancora un minuto. Il pollo, in qualsiasi modo lo fai, deve essere ben cotto, ma ben cotto non vuol dire stracotto, perché una volta raggiunta la cottura tutto quello che gli dai in più lo farà asciugare. Un goccino di acqua, appena appena. Praticamente abbiamo fatto il pollo al vino bianco. Se ci metti mezzo limone adesso hai fatto il pollo al limone. Cottura, minuto, via. Perché se gli dai lo stesso tempo di cottura dei fagioli, buono viene buono, ma il pollo sarà asciutto, duro, mentre invece così sarà bello, succoso. Te lo metti in una ciotolina a parte e prepariamo i fagioli. Ma va lavata? Sciacquatina veloce, ma puoi anche non lavarla, noi l'abbiamo fatto solo per motivi estetici. Per 4 persone, una cipolla media, tritata abbastanza finemente. Olio extravergine, 2-3 giretti, uno spicchio di aglio, questo è aglione, ma è facoltativo, puoi anche non metterlo, non lo schiaccio perché sennò faccio un disastro, lo taglio a fettine. L'aglione ha la forma dell'aglio, ha il nome dell'aglio, ma il sapore non è quello dell'aglio, ha un sapore molto più delicato. Per un attimo ho avuto paura tu lo spatasciassi. Butta dentro, se vuoi ci puoi mettere anche le carote o il sedano. Fai rosolare, gli amici del colesterolo possono metterci anche la pancetta. Abbiamo detto salvacena, ricetta veloce, quindi fagioli in scatola. È importante chiarire una cosa: fagioli alla messicana è una ricetta italiana. In Messico i fagioli li fanno completamente in un altro modo, con un altro tipo di fagioli che sono anche difficili da trovare. Scrivi nei commenti se vuoi i chili di fagioli con carne o senza, perché ho già in mente di farlo, è già un po' che lo dico e voglio farlo. Però oggi facciamo i fagioli alla messicana all'italiana. Per 4 persone, 2 scatolette di cannellini, oppure usa i fagioli rossi, oppure se usi i borlotti, usa quello che vuoi. Non c'è bisogno di lavarli, a dir la verità non ci sarebbe neanche bisogno di scolarli. Gabriele, sei matto, i conservanti, gli additivi. Ragazzi, i fagioli, i legumi in generale, vengono fatti esattamente come si fanno i pelati, in maniera naturale, vengono chiusi nelle scatolette e poi messi in autoclave e fatti cuocere per quello che serve. La loro acqua è più densa di quella dei pelati, perché hanno dentro degli amidi che i pelati non hanno, ma il risultato, il procedimento è tutto uguale e non ci sono dentro conservanti di nessun genere, quindi se la ricetta lo richiede, come in questo caso, se vuoi l'acqua ce la puoi anche lasciare. Io un pochino gliel'ho messa, non l'ho messa tutta perché è troppo densa. Ci metto un bicchiere di acqua normale, una tazza piccolina di passata di pomodoro, risciacquino, sale quanto basta, pepe 185 kg macinato grosso, chili non ce l'abbiamo e mettiamo il peperoncino calabrese, che forse è anche più forte. Guarda la consistenza, vedi, sembra quasi una zuppa. Fuoco forte, si deve asciugare abbastanza in fretta. Ma zio Rapa, si disfano i fagioli, quelli in scatola sono già cotti. Sì, a parte che sono sempre un po' al dente, ma si devono disfare un pochino. Il fuoco forte, in 20 minuti vedrai che si asciugano e comunque non si disferanno molto. Sì, ma ricetta in poco tempo, con pochi ingredienti, ma cosa ci mettiamo assieme a qualcos'altro? Sennò qui si mangia pure poco. Un po' di riso, Quello che c'è, questo qui è il riso originario, il riso che si usa per la minestra di solito, chicchi piccolini, buonissimo comunque. Facciamo una cottura per assorbimento, cioè il riso che cuoce nella sua stessa acqua, così resta più saporito. Per fare questo tipo di riso bisogna lavarlo per tirar via l'amido in eccesso che c'è all'esterno del riso. L'acqua diventa subito torbida, la muovi un po' e lo risciacqui, non è sporco, è amido. Bisogna cambiare l'acqua 2 o 3 volte finché non avrai l'acqua più pulita. Quest'acqua qui non la puoi anche non buttarla, la puoi usare per bagnare le piante.
Vedi com'è limpida l'acqua adesso? L'acqua è esattamente il doppio del riso come quantità, sono 1,5 cm sopra il riso. Fornello, fuoco forte, portabollore. Mettici sopra 2 giri di olio, una fogliolina di alloro. Devi aspettare che bolle, ma non devi girarlo come un risotto, lascialo in pace. I fagioli intanto hanno cotto 20 minuti, 25, si sono asciugati, vedi adesso sono della densità giusta, vedi che sono ancora quasi tutti interi, non si sono disfatti come pensavamo, invece vedi, sono rimasti belli, giusti. Li togli dal fornello, aggiungi il pollo è già cotto, devi soltanto mischiarlo, è ancora caldo. Tu avevi dentro il pollo a cuocere insieme ai fagioli, adesso si sarebbe asciugato, sì, buono, però è asciutto che ti si pianta in gola, invece così resterà morbido e fragrante. Stessa cosa se facevi per esempio i peperoni, li arrostivi a parte e li aggiungevi adesso, se li lasciavi dentro con i fagioli si sarebbero disfatti tutti. Quando vedi che bolle così, lo muovi senza girarlo, lo muovi appena, ci metti il coperchio, tienilo d'occhio ma non girarlo, deve cuocere 10-12 minuti. Quando ha asciugato tutta l'acqua lo controlli. Ma il riso lo lasciamo così, bianco, come all'ospedale. Facciamo con le verdure. Scegliti una padella, quella che vuoi. Io uso questa qua perché è padella di ferro, mi sono innamorato di questa padella qua. Va sempre riscaldata, unta leggermente. Attenzione al riso ogni tanto, guardatelo. Quando non vedi più l'acqua, apri la finestrella, vedi con un cucchiaio, con qualcosa, una spatolina, fai un buco e guardi là in fondo. C'è ancora dell'acqua e quindi la lasciamo asciugare. Olio extravergine, va bene anche il burro. 2-3 giri. Cipolla. Sedano, carota, fai rosolare. Il riso dovrebbe essere pronto come prima. Guardi sul fondo, vedi che il fondo è asciutto, non c'è più acqua. Il riso adesso non girarlo subito a bestia, altrimenti fai la polenta. Cosa fai? Lo lasci qui 3 minuti senza toccarlo. Intanto le verdure stanno quasi cotte, sono belle rosolate, arrostite, questa padella qua gli dà un bel sapore. Passati i 3 minuti, con un cucchiaio vai dai lati verso il centro, lo sollevi così, perché altrimenti ti resta tutto incollato. E prende una bella boccata di aria, di ossigeno. Fai spazio al centro, così esce il vapore, aspetta ancora un minuto ed è pronto per essere sgranato e lo aggiunge alle verdure. Quelle verdure io ho fatto queste, ma puoi usare anche peperoni, melanzane fritte, zucchine, secondo stagione. Nel riso non avevo messo sale, quindi lo metto adesso. Ora scegli o lo mischi e basta, oppure se preferisci lo fai arrostire insieme. Vedi che è sgranato il riso, non è come una polenta. Un tocco magico, se vuoi lo fai, se non vuoi non lo fai. Un giro di olio di sesamo, un po' di prezzemolo o di coriandolo se ce l'hai sui fagioli. Guarda la consistenza, la cremosità, il pollo è morbidissimo, i fagioli sono parzialmente disfatti ma ancora integri comunque, profumo incredibile, quello non ve lo posso descrivere. E abbiamo anche un riso che non so se è messicano o indiano, ma comunque è buono. Piattino fighetto, dai, un po' di pollo e fagioli, un po' di riso. Ma non è che ti sei sbagliato a fare le porzioni? Ma no, è che io nel piccolino non mi trovo bene, mi piace. Si sente il profumino del sesamo nel riso. Provate perché guardate che ci sta benissimo. Stava bene anche un po' di curry. Sì, però col Messico non c'entra tanto. Sera dormo sul divano. Non importa, l'importante è che l'assaggio sia fatto a bestia. Com'è? Si sente anche il sesamo, è un po' piccantino. Allora, il pollo si scioglie in bocca. Ricordatevi questo trucchetto anche per altre ricette perché è buonissimo. Si ringrazia la Beatrice che ha registrato tutta la puntata e ha aiutato anche in cucina. Dai, iscriviti al canale per vedere altre ricettine. Beh.